Ciao a tutti, ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale, già subito pronta con cordino, marcapunti e uncinetto per realizzare il progetto che già avrete visto in anteprima. Realizzeremo una base ovale 24x8 cm, una delle misure standard, e tutto quello che ci occorre è un cordino universale, infatti utilizzerò lo Swan Black per un uncinetto 3,5, dei marcapunti che ci faranno da linea guida durante la realizzazione del fondo, e poi ci occorrerà 5 minuti del nostro tempo, infatti ci vogliono solamente 5 minuti. Iniziamo subito realizzando un cappietto e avviando 26 catenelle più una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 26. Ne facciamo un'altra a 27 che ci serve per ritornare indietro a maglia bassa. Andiamo a lavorare una maglia bassa in ciascuna catenella sottostante per un totale di 26 maglie basse. Come ben sapete, vado a lavorare la maglia bassa sulla maglia retro. Ventiseiesima maglia bassa. 26esima, la segniamo col marcapunti, così abbiamo un riferimento e non ci confondiamo. Sempre nello stesso punto aggiungiamo altre 2 maglie basse, una e 2. Ecco qui. Andiamo a segnare sia la seconda che la terza. Ok, adesso possiamo proseguire lavorando semplicemente un punto in ciascun punto. E continuiamo per tutta la riga. Ultimi 2 punti e abbiamo terminato la riga. Ok, questo è l'ultimo punto e lo andiamo a segnare proprio come abbiamo fatto prima. Sempre nello stesso punto aggiungiamo una seconda maglia bassa. E la segniamo col marcapunti per un totale di 2 punti, mentre la terza maglia bassa, sempre sullo stesso punto, già l'abbiamo fatta in precedenza e sarebbe questa la primissima della riga, e la andiamo a segnare. E quindi questo sarà il risultato. Ci siamo create la base che corrisponde esattamente ad un giro. Nel secondo giro, in quello successivo, andremo a fare degli aumenti proprio in queste maglie segnate. In quelle libere lavoreremo semplicemente una maglia bassa, tutto qui. Quindi andiamo a chiudere il giro con una maglia bassissima nella prima maglia bassa che coincide con la maglia segnata. Andiamo intanto a chiudere, poi facciamo una catenella e facciamo una maglia bassa e una seconda maglia bassa nello stesso punto. Ecco qui. Andiamo a segnare la seconda maglia bassa, così capiremo che qui termina l'aumento. Adesso semplicemente andiamo a realizzare un punto in ciascun punto fino alla maglia prima del marcapunti. Ultima maglia prima del marcapunti, una maglia bassa, perfetto. Adesso iniziamo con gli aumenti nella prima, nella seconda e nella terza, non ci possiamo sbagliare, quindi tolgo il marcapunti e vado a fare 2 maglie basse nello stesso punto. Vado a segnare col marcapunti la prima maglia bassa dell'aumento, così so perfettamente che gli aumenti iniziano a partire da questo punto. Tolgo il secondo marcapunti e faccio un altro aumento, quindi 2 punti nello stesso punto, 1 e 2, perfetto. Terzo aumento, tolgo il marcapunti
1 e 2 e andiamo a segnare la seconda maglia bassa dell'aumento, così sappiamo che proprio qui finiscono gli aumenti. La situazione qual è? Che abbiamo 6 punti durante il secondo giro nella prima estremità, 2, 4, 6, quindi adesso possiamo andare avanti lavorando una maglia bassa in ciascun punto. Arriviamo all'ultima prima del marcapunti e poi di nuovo aumento, ma lo vedremo insieme questo. Quindi intanto facciamoci una maglia bassa su ciascuna. Ultima maglia bassa prima del marcapunti, ok. Quindi adesso abbiamo i due marcapunti. Faremo l'aumento. Aumento nella prima, 1, 2 e aumento nella seconda. 1 e 2. Semplice semplice. Qui già avevamo fatto l'aumento, quindi vado a segnare la primissima maglia del primissimo aumento. Perfetto. Possiamo andare a chiudere il giro nel primissimo punto che coincide praticamente con l'aumento precedente. Possiamo chiudere catenella e iniziamo il terzo giro. Questo sarà il risultato. A un'estremità da 3 punti siamo passati a 6 punti. Lo stesso da quest'altra parte. Anche se il marcapunti non coincide con quello che abbiamo a sinistra, non importa, i calcoli sono giusti. Non facciamoci ingannare dal fatto che i marcapunti si trovano in una posizione diversa rispetto a quest'altra. Durante questo terzo giro dobbiamo semplicemente lavorare un aumento nella primissima maglia dell'aumento e nella seconda che è segnata col marcapunti. Quindi ci inseriamo direttamente nel primissimo punto e facciamo 2 maglie basse, 1 e 2. Maglia segnata col marcapunti, altro aumento. 1 e 2. Quindi aumento, aumento, col marcapunti segniamo sempre l'ultimo aumento, l'ultimo punto, sempre per averlo sotto occhio, e poi continuiamo lavorando un punto in ciascun punto. Quindi mi ritrovo 24 punti, ne lavoro uno su ciascun punto. Ventiquattresima maglia bassa. Siamo alla maglia segnata col marcapunti, intanto lo togliamo e proprio qui andiamo a fare 2 punti nello stesso punto, quindi primo aumento, 1 e 2. Vado a segnare la primissima dell'aumento, così sappiamo che gli aumenti iniziano da qui, poi nel prossimo punto ripetiamo 2 punti nello stesso punto, quindi 1 e 2. Nei prossimi 2 punti successivi lavoriamo una sola maglia bassa, una qui e una in quella successiva. Come notate ci rimangono gli ultimi 2 punti. Il successivo è l'ultimo che è segnato col marcapunti, quindi andiamo a ripetere quello che abbiamo fatto prima. 2 aumenti, quindi un aumento in ogni punto, e riparto. Maglia successiva, 2 maglie basse nello stesso punto, tolgo il marcapunti e anche qui vado a fare un altro aumento, 1 e 2. Semplice semplice. Segniamo sempre col marcapunti l'ultimo aumento che abbiamo lavorato. Ok. Quindi la situazione al terzo giro è questa: un aumento, una maglia bassa, una maglia bassa, un aumento, per un totale di 10 punti. 2, 4, 6, 8, 10, da un marcapunti all'altro. Adesso procediamo come abbiamo fatto sull'altro lato, una maglia bassa in ciascun punto per un totale di 24 punti. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 23, 24esima ed ultima maglia bassa. Iniziamo sull'altra estremità con gli aumenti, quindi quello che abbiamo fatto qui lo ripetiamo, marcapunti, e qui facciamo il primo aumento. Quindi prima maglia bassa e seconda maglia bassa nello stesso punto. Andiamo a segnare sempre la primissima, così evitiamo equivoci. Maglia successiva all'aumento, di nuovo aumento, quindi 2 punti nello stesso punto, 1 e 2. Adesso ci rimangono le ultime 2 maglie basse, andremo a lavorare un punto in ciascun punto, quindi una e nella successiva un'altra. Subito dopo dovremmo ripetere gli aumenti, un aumento nei prossimi 2 punti, proprio come abbiamo fatto qui. Quindi aumento, aumento, 2 punti, aumento, aumento. E siccome l'aumento l'avevamo fatto a inizio giro, aumento, aumento, ci possiamo fermare e andare a chiudere direttamente il giro nel primissimo punto, che coincide con il primissimo aumento. Questo sarà il risultato. Come notate, la nostra base è perfettamente ovale. Adesso iniziamo il quarto giro. Iniziamo il quarto giro, chiuso il terzo, facciamo una catenella e nel punto sottostante facciamo una sola maglia bassa. Nel punto successivo lavoriamo un aumento, 1 e 2, quindi 2 punti bassi nello stesso punto. Adesso ci rimangono 2 punti che fanno parte dell'aumento del giro precedente. Andiamo a lavorare semplicemente un punto in ciascun punto e il marcapunti che ci ritroviamo nell'ultimo aumento lo mettiamo nell'ultimo aumento appena fatto, quindi nella seconda maglia bassa. Da questo momento in poi andremo a lavorare un punto in ciascun punto fino ad arrivare alla maglia prima del marcapunti. Il principio da seguire è sempre lo stesso, quindi iniziamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 26esima maglia bassa. Abbiamo il marcapunti, lo togliamo un attimo e seguiamo questo schema. Facciamo una maglia bassa nella maglia segnata col marcapunti. Nel punto successivo lavoriamo un'altra maglia bassa. Nel punto successivo, che coincide col secondo aumento del giro precedente, quindi primo aumento 1 e 2, secondo aumento 1 e 2, nel primissimo punto lavoriamo un aumento 1 e 2, quindi 2 punti nello stesso punto, segniamo sempre il primissimo col marcapunti. Nei 4 punti successivi, quelli che si trovano sulla parte curva al centro, andiamo a lavorare un punto, 1, 2, 3 e 4. Punto successivo ripetiamo quello che abbiamo fatto qui, quindi un aumento, 2 punti nello stesso punto, 1 e 2. Ci rimangono gli ultimi 2 punti, che sono quelli che abbiamo lavorato normalmente prima del marcapunti 1 e 2, che equivalgono ai 2 punti sull'aumento sottostante. Quindi togliamo il marcapunti da qui e lo spostiamo nell'ultimo aumento e poi procediamo lavorando un punto in ciascun punto in maniera normale. 2, 3, 4, 5, 6 e continuiamo fino ad arrivare alla maglia prima del marcapunti, 25, 26esima ed ultima maglia bassa. Come notate, il numero di maglie che ci ritroviamo sul lato più lungo corrisponde perfettamente al primo lato. Adesso ripetiamo quello che abbiamo fatto in principio, togliamo il marcapunti
e in questi prossimi 2 punti lavoriamo una sola maglia bassa, quindi una e 2 nella maglia successiva, una. Nel successivo punto lavoriamo l'aumento, quindi 2 punti nello stesso punto, 1 e 2. Mettiamo il marcapunti nel primissimo punto dell'aumento e proprio come abbiamo fatto sull'altra estremità andiamo a lavorarci 4 maglie basse, ma vi ricordo che le prime 2 le abbiamo lavorate già a inizio giro, quindi ce ne ritroviamo soltanto 2, 1 e 2. Quindi una su questa, una sull'altra e possiamo chiudere il giro nel primissimo punto lavorato. Catenella e siamo pronti per lavorare il giro successivo, quindi il quinto. Come notate anche qui il fondo risulta perfettamente ovale. Quinto giro, fatta la catenella facciamo una maglia bassa nel punto sottostante. Nella maglia successiva lavoriamo un aumento, 1 e 2 punti nello stesso punto nella maglia che precede il marcapunti. Togliamo il marcapunti e lo mettiamo appunto nell'ultimo aumento appena fatto. Quindi continuiamo lavorando un punto in ciascun punto per tutto il lato più lungo. Arriveremo come sempre alla maglia prima del marcapunti per poi vedere come continuare. 29esima maglia bassa prima del marcapunti. Adesso iniziamo con gli aumenti, quindi tolgo il marcapunti e proprio in questa maglia lavoro una maglia bassa. Nella maglia successiva un'altra maglia bassa, nella maglia successiva un'altra maglia bassa. In quella successiva ripetiamo l'aumento, quindi un punto e un secondo punto nella stessa maglia, punto successivo una maglia bassa, punto successivo un aumento, 1 e 2. Quindi andiamo a segnarci il primo aumento, la prima maglia bassa del primo aumento, e la seconda maglia bassa del secondo aumento. Ecco qui. Adesso procediamo lavorando un punto in ciascun punto fino a lavorare anche l'altro lato più lungo. Ci fermiamo sempre qui, alla maglia prima del marcapunti. Ok, ultima maglia prima del marcapunti, togliamo il marcapunti e ripetiamo quello che abbiamo fatto qui. Quindi nei prossimi 3 punti una sola maglia bassa, una, 2, 3. Nell'ultima che ci rimane lavoriamo l'aumento, quindi 2 punti nello stesso punto e abbiamo terminato così anche il quinto giro. Mettiamo il marcapunti nella prima maglia dell'aumento, andiamo a chiudere il giro nella primissima maglia bassa con maglia bassissima. La situazione qual è? Che sulla parte curva centrale avremo aumento, una maglia bassa, aumento, proprio come da quest'altra parte. Aumento, maglia bassa, aumento. Ecco perché è importante segnare le maglie col marcapunti, così quando ci ritroviamo a confronto con le due estremità è ben evidente il lavoro fatto in maniera corretta, quindi non ci si può sbagliare. Adesso iniziamo il sesto ed ultimo giro, quindi l'ultimo giro che porterà il nostro fondo a misurare appunto 24 cm per 8. Quindi sesto giro, facciamo una catenella e proprio in questo punto, in quello sottostante, lavoriamo un aumento. Primo punto basso, secondo punto basso nello stesso punto. Quindi questo aumento che abbiamo appena fatto viene lavorato sulla maglia bassa che si trova tra i 2 aumenti precedenti. Aumento, aumento. Qui c'è la maglia bassa e abbiamo lavorato l'aumento, semplicissimo.
Da questo momento in poi, man mano che togliamo i marcapunti, li possiamo lasciare dove si trovano, non li mettiamo più, ormai è l'ultimo giro, quindi andremo a lavorare un punto in ciascun punto in maniera semplicissima. Quindi continuiamo, ci vediamo direttamente alla maglia che precede quella segnata col marcapunti. Perfetto, ultima maglia prima del marcapunti. Adesso andremo a fare l'aumento al centro, proprio come abbiamo fatto qui ad inizio giro. Qui abbiamo l'aumento, 2 punti nello stesso punto, togliamo il marcapunti e andiamo tranquillamente a lavorare un punto in ciascun punto. Uno e un altro nel punto successivo. Qui abbiamo l'unica maglia bassa lavorata nel giro precedente, proprio qui andiamo a lavorare un aumento. 2 punti nello stesso punto e 2. Ok, qui ci ritroviamo di nuovo l'aumento del giro precedente, 2 punti nello stesso punto, ce lo segnala sempre il marcapunti e andiamo a lavorare tranquillamente un punto in ciascun punto fino a terminare il giro. Praticamente abbiamo terminato con gli aumenti. La parte curva l'abbiamo lavorata, continueremo fino ad andare a chiudere il giro. Ormai l'ultimo marcapunti non conta più. Comunque in ogni caso procediamo, ci vediamo direttamente alla maglia che si trova prima del marcapunti. Così concludiamo. Ultimissima maglia prima del marcapunti, possiamo toglierlo, che non sono altro che le 2 maglie dell'aumento precedente, quindi semplicemente andiamo a lavorare un punto in ciascun punto. E poi andiamo a chiudere il giro nel primissimo punto che coincide con l'aumento che abbiamo fatto ad inizio giro. Catenella e voilà! Abbiamo realizzato così la nostra base perfetta ovale. Adesso la misuriamo insieme e vi mostrerò nel dettaglio le misure reali. Ecco qui, ho preso il mio centimetro 24 per 8. Quindi non c'è trucco, non c'è inganno, abbiamo realizzato così una base perfettamente ovale, tolgo il uncinetto così potete vedere meglio nel dettaglio, e abbiamo realizzato così un fondo ovale per realizzare una borsa di medie dimensioni, con soli 6 giri, davvero in 5 minuti e a maglia bassa. Chi vuole realizzare una base più grande tipo 30x10, trovate sempre il tutorial sul mio canale, ve lo lascio nella i qui in alto, in questo modo cliccando sarete riportate direttamente al tutorial dove mostro la base 30x10. Anche per questo tutorial vi chiedo se siete interessate a vedere la realizzazione del corpo borsa su questa base, che chiaramente andremo eventualmente ad irrigidire, foderare, quindi vedremo tutti i vari passaggi, tutti i vari procedimenti. Insomma, se siete interessate fatemelo sapere qui sotto con un commento. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, vi sia stato utile, fatemelo sapere come sempre qui sotto con un commento. E come vi dico sempre, per qualsiasi dubbio, informazione o chiarimento sono disponibile sia qui sul canale che anche sui miei social Facebook ed Instagram. Vi invito a seguirmi, iscrivetevi anche al canale per non perdervi le prossime novità e per non perdervi anche eventualmente la borsa costruita su questo fondo. Vi ringrazio per essere state anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre vi consiglio di non perdere. Un bacino a tutti!